Ciao, bentornato nel nostro laboratorio, nel laboratorio di Cipral. Oggi ti presento la ricetta per delle focacce o pizze in pala da produrre con la nostra gamma di semilavorati Nactive Pan. Nactive Pan è una linea di semilavorati che consente di produrre pani o prodotti da forno a lunga lievitazione, da 24 fino a 72 ore e ad alta idratazione. Sono disponibili 4 versioni: Nactive Pan bianco, girasole e mais, curcuma, cereali, e tutti contengono lievito madre che conferisce sapore e aroma e una prolungata fragranza nel tempo. Per produrre le nostre focacce in pala partiamo con l'impasto, composto da 3 kg di Nactive Pan, in questo caso nella versione girasole mais, 2 litri e 460 di acqua fredda, 15 grammi di lievito di birra fresco, 90 grammi di olio d'oliva extravergine ed infine 60 grammi di sale. Per questa fase è indispensabile avere un'impastatrice a doppia velocità, o spirale o a braccia tuffanti, per riuscire ad ottenere l'assorbimento totale dell'acqua previsto nella ricetta. Per produrre il nostro impasto inseriamo nell'impastatrice il semilavorato con il lievito e 3/4 dell'acqua. Impasterò in prima velocità per pochi minuti fino ad ottenere un impasto quasi formato. Dopodiché aggiungo il sale, una piccola parte di acqua e continuo con la fase di impastamento sino a quando non ottengo una massa già un po' più omogenea e strutturata. Successivamente aggiungo gradualmente l'acqua rimanente e procedo in seconda velocità fino a quando non ho fatto assorbire tutta l'acqua ed infine vado ad aggiungere l'olio d'oliva. Ultimato il nostro impasto, risulta essere elastico e ben formato. A questo punto procedo dando 2 pieghe alla pasta, la inserisco all'interno di un mastello leggermente oleato e lascerò l'impasto a riposare per circa 2 ore e mezza a temperatura ambiente. Terminata la nostra fase di riposo dell'impasto, dopo 2 ore e mezza ha quasi triplicato il suo volume. Quindi a questo punto vado a ribaltare l'impasto sul tavolo, mi aiuto con un leggero spolvero di farina o di semola, ribaltiamo la pasta, ancora un pochino di farina. Incomincio a tagliare delle pastelle, il peso varia tra i 500 e i 600 grammi e vado a stringere dandole leggermente forza. L'impasto è bello sostenuto, si riesce a lavorare tranquillamente. Formo le pastelle in questo modo, piego su se stessa la pasta, non eccedo con la farina, se no ho difficoltà nel chiudere la pastella, vado ad adagiare la pastella all'interno di queste cassette di plastica, leggermente oleate sul fondo. Distanzio bene le pastelle all'interno della cassetta perché queste ultime, una volta terminata la fase di lievitazione, raddoppieranno almeno di volume, quindi c'è il rischio che vadano ad attaccarsi tutte insieme. Tagliate e sistemate tutte le nostre pastelle, la nostra cassetta di plastica andrà in frigorifero e la lievitazione durerà almeno 24 ore a 4 gradi circa. Il nostro impasto, dopo 24 ore all'interno delle cassette e fatto riposare in frigorifero a 4 gradi, è pronto per essere steso. Prima della stesura ho lasciato l'impasto per circa 2 ore a temperatura ambiente per far stemperare la temperatura della pasta. Per stendere le nostre focacce in pala procedo in questa maniera. Metto abbondante semola sul banco, sulla zona di stesura, semola o granito di grano tenero. Con un raschetto stacco, vado a dividere una delle nostre pastelle, la adagio sulla semola,
Metto ancora un leggero spolvero di semola sulla superficie e poi inizio a stendere. Per la stesura parto sulla parte esterna, utilizzando solamente i polpastrelli delle dita, facendo attenzione di non andare a bucare la pasta, e vado a dargli la tipica forma di una focaccia in pala. Quindi prima l'esterno e poi la parte interna. Perfetto. Raccolgo la mia pasta, vado a togliere la semola in eccesso e vado ad adagiare la mia pala sulla pala di infornamento. Sistemiamo. Do un leggero giro di olio sulla superficie. L'infornamento lo vado a fare a 300 gradi fino a doratura del prodotto. Invece, se vogliamo ottenere una base da precuocere o una base per poi essere farcita con del pomodoro o con ingredienti che devono cuocere in forno, tolgo la mia base qualche minuto prima, vado a rifinire con gli ingredienti e poi ripasso in forno. Ecco terminata la cottura delle nostre basi, in questo caso bianche. Risultano essere croccanti e ben alveolate al suo interno. Siamo giunti al termine della nostra video ricetta. Come potete vedere, le nostre focacce risultano essere croccanti, ben alveolate e risultano essere fragranti nel tempo. Naturalmente la stessa ricetta la possiamo replicare anche sulle altre versioni della gamma Native Pan, quindi sul Native Pan bianco, ai cereali e alla curcuma. Come sempre, seguici sui social e clicca il link per visualizzare il nostro video e scaricare tutti i cataloghi.